Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bentornati sul canale. Archiviato il Verona per 3-1 e 3 punti in saccoccia per il nostro Napoli in Serie A. C'è l'Union Berlin domani sera, partita di Champions League, fuori casa, partita semplice? Assolutamente no, perché l'Union Berlin è in uno stato di forma pessimo, quindi ogni partita potrebbe essere quella giusta per ritrovare fiducia. Speriamo che non sia domani sera. Punto secondo, è una partita di Champions, quindi ci sono soldi in palio, il pareggio, i gol fatti, i risultati ottenuti portano soldi nelle casse sia dell'una che dell'altra squadra e poi resta comunque un palcoscenico importante per calciatori che vogliono farsi vedere, quindi bisogna analizzarle queste situazioni e bisogna comunque considerarle, ecco, tutte queste situazioni. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate e che partita vi aspettate domani sera qui sotto nei commenti. Ne parliamo in questo video, andiamo ad analizzare lo stato di forma, come gioca l'Union Berlin e c'è stata anche la conferenza dell'allenatore appunto della squadra che andiamo ad affrontare domani sera e cercheremo di analizzare anche qualche risposta a qualche domanda a livello tattico. Andiamo a vedere in primis lo stato di forma dell'Union Berlin. Eccolo qua. Le ultime 8 partite sono 8 sconfitte. In questa tabella possiamo anche vedere che raramente è una squadra che supera il 50% di possesso palla, quindi il possesso palla non è assolutamente diciamo l'arma principale di questa squadra. È un 3-5-2. Attenzione ai cross, ma ci arriviamo perché in questo caso ci potremmo anche giocare la carta Ostigard, visto che a me Rachmani assolutamente tornava dall'infortunio, ma contro il Verona quando c'era Diuric in campo comunque l'abbiamo un po' sofferto sui colpi di testa. Attenzione a questa cosa, abbiamo Ostigard che già con Spalletti le prendeva tutte di testa, è molto più forte di Rachmani, forse nella completezza di difensore eh, forse Amir è un tantino avanti ad Ostigard, però bisogna schierare i calciatori in base alla partita che avete ad affrontare. Quindi, visto questi dati, Ostigard potrebbe essere, diciamo, un'arma da giocarsi domani sera. 8 partite, le ultime 8, 8 sconfitte. Andiamo ad analizzare, a parte gli XG in questa tabella a favore e contro che sono bassi gli XG per occasioni create, però è anche una squadra che se si chiude dietro, al di là di tanti gol che sta prendendo ultimamente, se si chiude dietro comunque diventa difficile da scardinare. Andiamo a vedere, appunto, mi sono salvato due partite, una con una vittoria, eccola qua, il 4-1 che loro hanno fatto contro il Mainz. Vedendo un risultato di 4-1 potremmo anche immaginare che sia stato un dominio dell'Union Berlin. Non lo è stato un dominio dell'Union Berlin. Io ho preso queste partite in considerazione perché sono partite che ho visto, quindi posso un attimo spaziare. È stato molto cinico in questa partita perché come vedete sono 7 tiri nello specchio e 4 reti. Sicuramente sono 12 tiri totali, però è un possesso palla quasi alla pari. La squadra avversaria alla fine se l'è giocata la partita. È stato molto più cinico l'Union Berlin in questo match. E attenzione, dicevo, ai cross. Nella statistica dei cross sono quasi sempre sopra la squadra avversaria. E anche il modulo che lo porta comunque porta questa statistica ad alzarsi perché un 3-5-2 si sfruttano tantissimo le fasce, anche se Gosens che loro hanno acquistato dall'Inter non è al meglio, dovrebbe giocare però uno scampolo di partita, ma ci arriviamo dopo. La partita che non è che desta preoccupazione, però è importante andarla a vedere nelle statistiche, è questa. Credo che qualcuno di voi l'abbia vista questa partita. Giocavano prima di noi, ovviamente nella giornata di Champions. Il Real Madrid ha fatto fatica nel portare a casa il risultato, è arrivato quasi sul finale il gol del Real Madrid, ma la statistica che fa paura è che il Real Madrid ha tirato 32 volte in porta, verso la porta, non tutti nello specchio, però il Real Madrid ha fatto la partita per
90 minuti. E quella partita la ricordo benissimo. L'Union Berlin si è chiuso dietro la linea del pallone e trovare spazi per vie centrali diventava assolutamente difficile. Tant'è vero che anche in questa partita troviamo un Real Madrid che, visto l'andazzo per vie centrali, cercò di scardinare sulle fasce laterali con i cross. Ci sono 43 cross fatti dal Real Madrid in questa partita e alla fine è terminata 1-0. Di testa comunque è una squadra che alta, fisica, può prenderle quasi tutte quante le palle di testa nella propria area di rigore, visto che a noi manca anche Osimhen. Dobbiamo cercare di scardinarli per vie centrali e con palla a terra, giocando molto rapidamente con gli 1-2, così come è stata la fase di attacco soprattutto del primo tempo contro il Verona, dove siamo stati prolifici? Sì, siamo stati prolifici, abbiamo comunque avuto un buon possesso palla. Non dobbiamo perdere il pallino del gioco e dobbiamo metterli in condizioni di arretrare e cercare di infilarci per vie centrali. In questo caso abbiamo Raspadori, abbiamo Simeone che comunque per inserimento è un grandissimo calciatore, lo stesso Raspadori fa spazio all'inserimento per le mezzali. A livello tattico non è una partita che deve destare preoccupazione, però c'è bisogno comunque della massima attenzione, perché il Real Madrid fece una partita completamente in dominio e offensiva, questa qua che stiamo esaminando, con l'1-0, però comunque il gol arrivò sul finale, quindi c'è bisogno anche di un tantino di pazienza, ecco, che potrebbe uscire una partita, è uscito anche il fischio, potrebbe uscire una partita eh, un attimo incagliata su uno 0-0, quindi bisogna non perdere le staffe e non perdere la pazienza, perché comunque dura 90 minuti, 1-0 in Champions sono 3 punti, il Napoli non deve steccare assolutamente il match, perché questa è una partita da vincere e devi fare 3 punti nella maniera più assoluta. Tant'è vero che il Real Madrid nel post partita dell'ultima uscita in Liga, alla domanda che gli hanno fatto sulla Champions League, hanno risposto: alla prossima partita sarà il mattone più grosso verso la qualificazione, ed è così che la deve pensare anche il Napoli nelle prossime due. Union Berlin in Germania e addirittura al Maradona devono posare 6 punti. Questo è quello che mi aspetto io dal Napoli, perché poi a livello tecnico non possiamo fare i paragoni tra la rosa del Napoli e l'Union Berlin, appunto, però è una squadra da non sottovalutare, soprattutto perché c'è anche il fattore campo e c'è questa situazione di questa striscia negativa, 8 partite perse, quindi ogni partita per la squadra tedesca diventa quella sorta di trampolino di lancio per poter cominciare, che da quest'anno non hanno proprio iniziato a far bene. Come dicevo, c'è stata la conferenza stampa che andiamo un attimo a richiamare, eccola qua, la conferenza stampa di Fischer. Ovviamente Fischer analizza il Napoli e dice: ma quale crisi, sono a 5 punti dalla vetta, comunque stanno facendo bene, bisogna tenere d'occhio Kvaratskhelia, Lobotka, Politano negli uno contro uno, eccetera eccetera. La cosa che mi interessava a me era sul come si schiereranno loro. Sappiamo che è un 3-5-2, però ci sono degli infortunati interessanti. Non giocheranno sicuramente Juranovic e Roussillon, e Gosens, dice l'allenatore, ha fatto massaggi, l'ho visto allenarsi a parte, forse può giocare un po'. Adesso su Gosens può darsi sia pretattica, può darsi che parta dall'inizio, non lo so, però non possiamo nemmeno giudicare una squadra da Gosens gioca o non gioca, non stiamo parlando di Maradona, assolutamente, quindi se fosse stato Maradona in questione, allora qualche domanda in più ce la dovevamo fare. Invece è Gosens, che per amor di Dio è un calciatore che a me è sempre piaciuto, è un calciatore che può alzare il livello dell'Union Berlin, ovviamente squadra in questione, però gioca o non gioca non possiamo ovviamente
gioire nel caso non ci sia ed essere preoccupati nel caso giochi Gosens. Ecco, quindi e qui volevo arrivare. La domanda che fanno a Fischer, per Fischer la domanda, anche Garcia in difficoltà come lei, che Napoli si aspetta in crisi? Allora, già in difficoltà come lei, forse parlavano di uno stato, sai, sul chi va là per l'esonero, può essere, però l'allenatore ovviamente dell'Union Berlin è rovinato. 8 sconfitte nelle ultime 8 uscite è sicuramente uno stadio da esonero. Poi quello che ha fatto Garcia l'abbiamo già analizzato e che siano esami di partita in partita lo sappiamo benissimo. Comunque l'allenatore risponde: non lo so se è in crisi, l'ho seguito ultimamente, è quinto a 5 punti dalla prima, non penso sia in difficoltà o in crisi. Hanno Osimhen fuori, pure un centrale difensivo, in questo caso Juan Jesus mancherà, ma mi aspetto il Napoli di sempre, è forte, gestisce bene la pressione, è pericoloso in tutti i settori, sugli esterni Kvaratskhelia e Politano uno contro uno, cito anche Lobotka, metronomo del loro centrocampo, sarà difficile. L'ultima domanda e chiudiamo. Ecco qua, perché Dira? Come si affronta uno come Quara, che è già stato il miglior giovane Champions nella lista del pallone d'oro? L'avete studiato? Sicuramente un buon giocatore, non a caso è stato ribattezzato Quaradona, soprannome che a me non fa impazzire. Ho sentito questo gioco di parole, forma un grande attacco con Osimhen che non ci sarà, è un attacco difficile da fermare, ha contribuito allo scudetto e sarà avversario difficile, ma si difenderà di squadra, lasciano meno spazio possibile e raddoppiano. Speriamo che sia così perché il Napoli ha fatto vedere appunto questa situazione contro il Verona, però nel secondo tempo è mancato un tantino, c'è stato un tantino di spazio tra i reparti, siamo arretrati in Champions League, al di là che sia una squadra di quarta fascia, di terza o di prima fascia, puoi farti un tantino male se impostiamo il secondo tempo come l'abbiamo impostato contro il Verona. Quindi mi auguro che il Napoli abbia calcolato ogni minimo dettaglio perché domani servono i 3 punti. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli.